Inter Salernitana 5-0, finalmente Simone, finalmente si torna a vincere, finalmente torniamo ad esultare, possiamo commentare una buona partita, una vittoria. Oggi dicevamo conta soprattutto la vittoria, ma vincere soprattutto con questa dimostrazione di forza è un segnale ancora più importante che si dà soprattutto a noi stessi, perché la corsa dobbiamo farla sempre soltanto su noi stessi, ma è una vittoria molto molto convincente con diverse novità che abbiamo visto secondo me in questa Inter, nel modo di giocare di questa Inter, di cui tra poco ne parliamo. Molti ci diranno sì vabbè, però era la Salernitana ultima in classifica. Vero, però come dicevamo sempre oggi l'avversario dell'Inter era soprattutto l'Inter stessa, quindi prima abbiamo battuto l'Inter e questa non è una cosa banale. Seconda cosa, la Salernitana comunque non era la Salernitana dell'andata, come avevamo detto tante volte in questi giorni, arrivava da 4 pareggi consecutivi, tra cui anche quello col leggendario Milan, se vogliamo proprio essere precisi e se vogliamo dirla tutta, e soprattutto l'Inter in queste uscite non era più l'Inter, non era più la vera Inter, e quindi ci aspettavamo appunto una vittoria, ci aspettavamo la reazione per ripartire. Lo ha fatto in maniera convincente, 5 gol, e soprattutto ho visto protagonisti, quelli che erano più attesi probabilmente, ma adesso ne parliamo. Simo, dimmi un po' la tua su questa partita. Ma meglio di così era difficile chiedere. Molti di noi, compresi io e te, allora dicevamo ci accontentiamo di una vittoria in qualunque modo arrivi, e non l'ho detto, ma l'ideale chiaramente, questa è una banalità, era vincere in questa maniera, e diciamo che arrivare dopo tanti minuti senza gol, sia per noi come Inter che anche per Lautaro Martinez, che è l'assoluto protagonista, e tornare con un 5-0, insomma, meglio di così davvero si poteva chiedere poco. Sono molto molto curioso di vedere come andremo avanti, soprattutto per quel che riguarda le novità tattiche che prima hai solo accennato, e oggi mi prendo una serata e una poi mattina del giorno dopo finalmente serena, dopo diverse settimane di difficoltà, ecco, diciamo così. Senti, prima di andare più in profondità, Simo, ti chiedo se mi fai un breve riassunto delle azioni principali. C'è stata un'Inter partita subito bene, poi però anche un piccolo brivido, dopodiché è stato un assolo nerazzurro. Guarda, io me le sono segnate come sempre, ne ho segnate 17 dell'Inter, compresi i gol naturalmente, e mi pare 4 della Salernitana. Sì, 4 della Salernitana, quindi è stato veramente un dominio. Va detto che molte di queste 17 sono arrivate dal 60° circa in poi, da dopo il primo gol di Dzeko, quindi il risultato era già ampiamente chiuso, soprattutto quando è entrato Gosens, che ha creato più di un pericolo. Però cioè, abbiamo visto un'Inter davvero, davvero ottima. Fino dicevo, al gol di Dzeko, alla fine l'Inter ha creato, ma non abbiamo, o perlomeno io non ho avuto la sensazione di un'Inter sprecona, nonostante comunque tante occasioni create. E anche questo secondo me è un valore importante. Cioè, quando hai avuto modo di fare gol lo hai fatto quasi sempre, poi hai preso una traversa, alcune volte hai respinto per bene Sepe, sono arrivati poi 3 Infatti, gol. infatti Simo, solo un accenno, giusto poi ti Vai, vai. faccio completare. Stavo per leggerti le statistiche. 12 tiri in porta stasera, 5 gol. La percentuale di ottimizzazione delle occasioni sicuramente è salita, considerando che poi diverse occasioni sono arrivate anche nel finale, diversi tiri in porta sono arrivati proprio quando il risultato era già stato, diciamo, acquisito. Sì, no, esatto. Togli almeno 3, credo, nel finale dei tiri sono arrivati, quindi ne avremmo fatti circa 8-9 prima dell'ultima fase della partita, e abbiamo fatto 5 gol. Quindi voglio dire, questo è un grande segnale, ed è frutto, secondo me, non credo che sia frutto di un recupero fisico, perché alla fine non ci sono state soste, non c'è stato altro. È probabilmente frutto un po' dalla partita che poi ti si è messa bene dopo relativamente poco tempo, perché il primo lo fai al 22°, e poi è frutto di alcune novità di cui parlavamo prima, che secondo me stanno portando l'Inter in una strada che può essere molto interessante, soprattutto per gli attaccanti e soprattutto per Lautaro, per andare ancora più nello specifico. Assolutamente sì, parliamo proprio di questo, infatti, perché innanzitutto sono rimasto leggermente sorpreso diciamo, dalla scelta del mister di non fare minimamente turnover di fatto in questa partita. L'unica assenza era quella di Ivan Perisic per un problema
un affaticamento muscolare che però non dovrebbe essere nulla di grave, quindi l'unico cambio appunto Darmian inserito sulla sinistra, per il resto la solita formazione, quella che ormai abbiamo imparato a memoria della nostra Inter. Ci si poteva aspettare qualche cambio, evidentemente per Inzaghi oggi era troppo importante confermare tutti e ripartire con grande convinzione, dare un grande segnale a tutti quanti, e così è stato. Dicevamo delle novità dal punto di vista tattico, soprattutto mi è sembrato, l'impressione che ho avuto io è quella di vedere un Inter molto più verticale, molto più portata ad andare subito a cercare gli attaccanti. Non a caso molto spesso ho visto finalmente ignorati gli esterni, ma non per girare con il solito possesso palla sterile che abbiamo visto nell'ultimo mese e mezzo, ma per andare dritti sugli attaccanti. Soprattutto l'abbiamo visto fare con in parte Çalhanoğlu, ma ancora di più Barella. Non a caso Barella e Lautaro erano i due uomini che aspettavamo di più alla reazione stasera, e abbiamo coniato oggi il Barella tu Lautaro Martinez, che ha fruttato i primi 2 gol e che di fatto hanno spaccato la partita. Mi è sembrato di rivedere, come dicevo durante la partita, Simo, la Lazio di Simone Inzaghi, soprattutto l'anno in cui c'era quell'odore di scudetto, in cui vedevamo una Lazio che comunque a prescindere andava sempre soltanto in verticale e si puntava sempre alla porta. E come sottolineavi anche tu, nelle prime 3 occasioni in cui si è mandato Lautaro verso la porta, una traversa e 2 gol. Non è un caso, secondo me. Va bene la Salernitana, va benissimo, non è la difesa più impenetrabile di quello che abbiamo affrontato, però se l'attaccante lo mandi a fare l'attaccante, i risultati sono questi. E ti chiedo, Simo, di dirmi se sei d'accordo e di spendermi anche 2 parole su Lautaro Martinez. Ma noi l'abbiamo detto per settimane, io in particolare, ma ricordo anche te, il modo con cui Lautaro veniva impiegato, e non solo lui, però concentriamoci un attimo su di lui, nelle partite fino all'ultima non era il modo migliore per valorizzarlo. Io vado a memoria, ma nelle ultime partite non ricordo una, e dico veramente una volta, in cui Lautaro tenta un movimento in profondità e il compagno non solo lo serve, ma pensa di servirlo. Cioè non era proprio nei codici mentali di questa squadra. Oggi invece era la giocata più richiesta, l'abbiamo vista 1000 volte per Lautaro, una volta con l'hashtag inverso, Lautaro tu Barella, con una verticale inversa, una volta l'ha fatto Correa, una volta l'ha fatto Vidal, una volta l'ha fatto Gosens, ma si vedeva proprio palesemente che c'era una intenzione di giocare così. E io personalmente credo che sia la scelta migliore, perché hai un giocatore come appunto Lautaro che in questo tipo di scelta può diventare veramente mortale per le difese avversarie, ma non solo lui, perché anche Correa in quell'unica occasione che ha avuto si è mosso bene, Gosens è un altro che può fare comodo. Io credo che questa sia, e lo dicevamo appunto da tempo, la soluzione migliore per ritrovare finalmente gli attaccanti, anche perché non è un caso, 5-0, giocano bene tutti, occasioni per tutti, ma i 5 gol li fanno 3 Lautaro e 2 Dzeko. Non sarà un caso che segnano proprio le punte. Assolutamente no, non è un caso. E per chiudere, Simo, direi le note positive sono state anche gli ingressi in campo. Ha fatto molto bene anche Dumfries, Darmian, buona prestazione anche lui, nonostante non fosse, diciamo, impiegato con regolarità da diverse partite a questa parte. Gosens entra e subito assist. Correa anche un po' sfortunato, avrebbe meritato anche il gol, purtroppo non lo ha trovato, ma avrà modo di rifarsi sicuramente. Chiaramente questa vittoria, ecco, va contestualizzata, come dicevamo, un 5-0 alla Salernitana comunque va contestualizzato, ma andava fatto, non tutti ci sono riusciti e intanto ci siamo riusciti. E nell'ultimo periodo io sfido chiunque, oggi tanti ci scrivono nei commenti: ho paura anche la Salernitana, non sono sicuro di vincere nemmeno con la Salernitana, quindi dal non essere sicuro di vincere, il vincere 5-0 c'è in mezzo un bel po' di distanza. Aggiungo che secondo me questa vittoria di oggi conferma un po' quella che era la sensazione di il fondo lo avevamo toccato contro il Genoa, probabilmente. Il derby con il Milan era un tentativo di rimanere a galla e di ripartire. Oggi si rimette sopra la testa. Adesso con Liverpool vediamo, ce l'andiamo a giocare, vediamo che cosa succede. Poi testa al Torino. Il calendario davanti non è semplicissimo, perché ci attendono altre sfide molto molto importanti. Questo ci ridà molta fiducia. Abbiamo rivisto una squadra che funziona in maniera corale, che funziona di gruppo, e quindi questo ci soddisfa. Vi faccio vedere, prima di chiudere, la nuova classifica, quindi aggiornata. Andiamo a vederlo con
Eccoci qua. Inter a quota 58, Napoli 57, Milan 57, Juventus 50. In questo momento tutti abbiamo lo stesso numero di partite. Poi nel weekend dovranno giocare Juventus Spezia e soprattutto lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Una classifica che assume tutto un altro sapore. Simon, l'unica nota semistonata, se così vogliamo dire, io prima della partita avevo detto che mi sarei aspettato qualcosina in più anche da Çalhanoğlu, un po' in ombra oggi. Un po' in ombra, sono molto curioso, adesso vedremo nel corso del post partita i numeri, perché per quello che dicevi tu prima, cioè che Barella è stato molto più coinvolto in fase offensiva, nella verticalizzazione eccetera, può essere, ma ripeto, lo faccio come ipotesi perché non ho ancora i dati sotto mano, può essere che Çalhanoğlu abbia fatto il lavoro inverso, quindi è stato un pochino più indietro, magari ha recuperato qualche pallone di più e quindi forse non si è visto per quello, ma ripeto, è una mia ipotesi. Sicuramente se dovessi nominarti uno di quelli che non si è visto in questo festival del gol e anche di occasioni, sicuramente Çalhanoğlu, perché infatti non, a memoria, ma leggo anche al volo, non conto tiri pericolosi o altro del turco, quindi vediamo, attendo i numeri insomma per capire. Questa era un po' la nostra analisi a caldo, una bella partita, una bella vittoria, molto molto importante per il morale. Ripartiamo da qui, facciamo una buona prestazione anche contro il Liverpool, testa al campionato, dove l'Inter sicuramente dirà la sua fino all'ultimo. Molto molto importante aver recuperato Lautaro Martinez, dicevano scarso, finito, eccetera. Si porta comunque a 14 gol stagionali, che non è un bottino da buttar via. Dai. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e vi ricordo che se volete potete sostenerci tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto per entrare a far parte della nostra community.